Tutti conosciamo la differenza basilare tra una moto a marce e uno scooter, ovvero l'assenza del cambio. Ma come si differenzia la trasmissione di uno scooter da quella di una moto? Oggi siamo qua per parlare di questo e principalmente dell'elemento essenziale che compone la trasmissione del nostro amico monomarcia, il variatore. Il variatore centrifugo è un elemento che si occupa di regolare la cambiata di un veicolo automatico ed è composto principalmente da questi elementi. L'elemento principale del nostro variatore è la semipuleggia mobile. Comunemente chiamata lei come variatore, è composta da tanti piccoli aspetti. Presenta una pista inclinata al suo esterno, in questo caso diamantata, mentre al suo interno ospita le piste scorrimento rulli. Queste piste presentano un profilo curvilineo e rappresentano il diagramma stesso del regime di cambiata. L'inclinazione delle piste, combinate al peso dei rulli, determinano infatti durante la rotazione centrifuga la resistenza che il complessivo del variatore dovrà offrire e che influirà sull'andamento della cambiata stessa. Vi sono poi ovviamente i nostri carissimi rulli che andranno a influire con il loro peso all'interno delle piste di scorrimento da profilo curvilineo, la calotta di guida rulli, compresa di cursori che vanno a determinare e limitare il gioco della stessa, e a chiudere il nostro complessivo del variatore, il nostro mozzo e dulcis in fundo la nostra semipuleggia fissa, più comunemente chiamata piattello e in questo caso ventibar. Come funziona tutto questo complesso architettonico? Andiamolo a snocciolare. La semipuleggia mobile con all'interno i rulli chiusa dalla loro calottina e con all'interno il loro mozzo viene inserita sull'albero motore e bloccata, contrapposta alla semipuleggia fissa, dove tra di loro verrà alloggiata la cinghia di trasmissione. La semipuleggia fissa, messa in rotazione dalla rivoluzione dell'albero motore, trascinerà con sé la cinghia di trasmissione e con essa la semipuleggia mobile, che comincerà a ruotare generando una forza centrifuga e spingendo i rulli verso l'esterno, su per le rampe di scorrimento inclinate e spingendo così all'esterno la semipuleggia stessa. Questo procedimento andrà a ridurre progressivamente lo spazio disponibile per la cinghia, cambiando ovviamente il diametro che la cinghia produce sul gruppo trasmissione anteriore e modificando di conseguenza il diametro che essa va a riprodurre sul gruppo trasmissione posteriore, compreso di correttori di coppia, frizione e campana. Ma quali sono gli elementi che differenziano il nuovo multibar dalle precedenti generazioni? Il nuovo mozzo ha una scanalatura con dei fori. Il grasso viene inserito all'interno del mozzo, che fuoriesce dai fori attraverso la rotazione, mantenendo lubrificato il mozzo stesso e la boccola nel quale viene inserito. Una volta inserito il nostro mozzo, il grasso viene mantenuto all'interno della boccola d'acciaio con dei nuovi paraoli, posizionati sia frontalmente che posteriormente. Questa tecnologia veniva genericamente utilizzata solo per i maxi scooter, perché giustamente sollecitavano molto di più il gruppo variatore rispetto al cinquantino. Ma dato l'aumento esponenziale delle prestazioni dei motori C1 e flanged mount, si è reso necessario adeguare il nuovo multivar a questa generazione. Viene fornito con un kit completo, con boccole di inserimento rapido, 2 pesature di rulli, grasso, adattatore, molla di contrasto, manuale di istruzioni e adesivi. Il tutto per garantirvi il massimo delle prestazioni e non farvi mancare nulla al vostro carissimo mezzo. Continuate a fare muovere la passione.